Allora, buonasera a tutti. Good evening, everyone. I'm Nicola Auricuia, founder and president of I Am Books. I would like to welcome all of you to tonight's Libriamo from Italy with Books. This is the 6th installment in this series where we present Italian literature in translation. And this series of presentations is organized in partnership with Friends of the Italian Cultural Center of Boston and is under the auspices of the Consulate General of Italy in Boston. Today's event will be conducted by me in English, while translation to and from the Italian will be provided by Michael Moore, who I will present shortly. I just wanted to remind everyone that this is a 10 series event. A series of 10 events, and our next event in this series will also be in early May with author Beppe Severgnini. But tonight we are extremely fortunate and extremely honored to have with us author Donatella di Pietrantonio and translator Michael F. Moore. Donatella di Pietrantonio lives in Penne, Abruzzo. Her short fiction has been published by Granta, Italy, and her novel, Bella Mia, was nominated for the Strega Prize and won the Brancati Prize. A Girl Returned, her third novel, won the Campiello Prize and has been published in the United States by Europa Editions as A Girl Returned, but the original title in Italian is L'Arminuta. A Sister's Story, also published by Europa Editions and came out last week, was a finalist for the 2021 Strega Prize. Michael F. Moore has recently completed a multi-year project of translating the great Italian novel The Betrothed by Alessandro Manzoni into American English, and it will come out later this year in September. His published translations range across genres from modern classics to contemporary fiction and nonfiction, including most recently The Drowned and the Saved by Primo Levi, Agostino by Alberto Moravia, Quiet Chaos by Sandro Veronesi, and Live Bait by Fabio Genovese. He is currently working on a new translation of Moravia's short story collection, Rome Tales. So, after this presentation, I would again remind you that I will be asking questions in English, and Michael will be providing the translation into Italian for Donatella, and Donatella will respond in Italian, and then we will hear Michael's translation of the response. Quindi in italiano volevo ancora una volta ringraziare tutti per essere qui con noi questa sera e di nuovo ringraziare Donatella e Michael e volevo ricordare che le domande io le porrò in inglese, Michael le tradurrà in italiano per Donatella, dopodiché Michael tradurrà di nuovo in inglese le risposte di Donatella. Vogliamo però partire, we want to start tonight with a reading by Donatella, and I will then read the English beginning of the book. Again, A Sister's Story, Borgo Sud. La pioggia si è rovesciata sulla festa senza il preavviso di un tuono. Nessuno tra gli invitati aveva visto le nuvole addensarsi sopra le colline scure di boschi. Eravamo seduti alla lunga tavola sul prato quando l'acqua ha cominciato a colpirci. Mangiavamo gli spaghetti alla chitarra, le bottiglie erano già smezzate. Al centro della tovaglia ricamata odorava la corona di alloro che Piero si era tolto dopo le fotografie. Alle prime gocce ha guardato il cielo e poi me che gli stavo accanto. Si era liberato di giacca e cravatta, aveva aperto il collo della camicia e arrotolato le maniche fino ai gomiti.
La sua pelle irradiava salute, splendore. Aveva dormito poco e io con lui solo verso il mattino. Per qualche istante al risveglio non avevo più saputo chi ero, chi amavo e che iniziava un giorno felice. Piero mi ha guardata, stupito del maltempo. Un chicco di grandine ha centrato il vino nel suo bicchiere. Alcuni continuavano a muovere le mascelle, incerti sul da farsi. Mia sorella era già scattata in piedi, raccoglieva i piatti ovali con la pasta avanzata, i cestini del pane e li metteva in salvo nella cucina al piano terra. Ci siamo riparati sotto una tettoia, mentre Adriana continuava a correre tra dentro e fuori, presa dal vento. Contendeva il cibo al temporale, non era abituata allo spreco. Mi ero sporta a toglierle dalle mani gli ultimi vassoi quando un pezzo di grondaia ha ceduto su di me. Dallo zigomo ferito il sangue è colato sul petto, mescolandosi all'acqua piovana. Avevo scelto un vestito bianco per l'occasione. Mi stava bene, aveva detto Adriana al mattino. Era una specie di prova per l'abito da sposa. Eravamo arrivati in anticipo per aiutare nei preparativi. Dalla finestra avevo visto il volo basso e silenzioso delle rondini. Sentivano la pioggia. La mamma di Piero invece non se l'aspettava. Aveva insistito per festeggiare la laurea nella loro casa di campagna. Conservo una fotografia di noi due che ci guardiamo innamorati. Piero con l'alloro in testa, gli occhi della devozione. Su un bordo compare Adriana, è entrata nello scatto all'ultimo momento. La sua immagine è mossa, i capelli tracciano una scia bruna. Non è mai stata discreta. Si è intromessa in tutto quello che mi riguardava, come fosse anche suo. Piero compreso. Per lei non era molto diverso da un fratello, però gentile. Mia sorella rideva spensierata all'obiettivo, ignara di ciò che avremmo vissuto. Ho portato la foto in questo viaggio. Siamo 3 ragazzi chiusi in una tasca interna della borsa. A distanza di anni, io e Adriana abbiamo ritrovato il vestito tra quelli che non indossavo più. Sulla stoffa era rimasto l'alone leggero del sangue. Questo era un segno, ha detto, agitandolo davanti al mio viso. The rain poured down on the celebration without any warning thunder. None of the guests had seen the clouds thicken above the darkly wooded hills. We were sitting at the long table on the lawn when the water began to hit us. We were eating spaghetti alla chitarra, and the bottles were already half empty. At the center of the embroidered tablecloth, the crown of laurel that Piero had taken off after the pictures scented the air. At the first drops, he looked at the sky and then at me, sitting next to him. He had taken off his jacket and tie, unbuttoned the neck of his shirt, and rolled up his sleeves to the elbows. His skin radiated health, splendor. He hadn't slept much, nor had I with him, except toward morning. For a few moments upon waking, I hadn't known who I was, whom I loved, or that it was the start of a happy day. Piero looked at me, surprised by the bad weather. A hailstone splashed the wine of his glass. Some of the guests went on chewing, unsure what to do. My sister had already jumped to her feet, collected the oval platters with the leftover pasta, the baskets of bread, and put them safely in the kitchen on the ground floor. We took shelter under an awning, while Adriana continued to run between inside and out, assailed by the wind. She fought the storm for the food she wasn't used to waste. I was leaning out to take the last trays from her hands
and part of the gutter collapsed, hitting me. Blood dripped from my wounded cheekbone onto my chest, mixing with the rainwater. For the occasion, I had chosen a white dress. It looked good on me. Adriana had said that morning. It was a kind of tryout for a wedding dress. We had arrived early to help with the preparations. From the window, I'd seen the low, silent flight of the swallows. They sensed the rain, but Piero's mother wasn't expecting it. She had insisted on celebrating the graduation at their country house. I have a photograph of the two of us, in love, looking at each other. Piero with the laurel on his head, eyes of devotion. At the edge of the frame, Adriana appears. She entered the shot at the last moment, and her image is blurry. Her hair draws a brown wake. She has never been tactful. She interjects herself into everything that has to do with me, as if it were also hers, including Piero. For her, he wasn't very different from a brother, but nice. My sister is laughing blithely at the lens, ignorant of what was to come for us. I brought the photo on this trip, the three of us still young, enclosed in an inside pocket of my purse. Years later, Adriana and I found the dress among the clothes I no longer wore. A faint halo of blood remained on the material. That was a sign, she said, waving it in front of my face. This was the beginning of A Sister's Story by Donatella di Pietrantonio. And the reason why we wanted to read this beginning is because Donatella told me it presents the main characters of the book. Specifically, it presents the two sisters at the center of the book, Adriana and the narrator. I wanted to preface something. A Sister's Story is actually the second part of a larger story that starts with a girl returned, L'Arminuta. And L'Arminuta is the main character of the story. L'Arminuta is someone who, at the age of 13, was brought back to her original family after having grown up in another family. And as A Girl Return unfolds, it tells the story of how the relationship between L'Arminuta and Adriana, her sister, evolves in a very complicated family and social context. And so A Sister's Story now is many years later, and the two sisters are grown up. The two sisters are older. And the relationship between these sisters is what holds the book, in my opinion, from beginning to end. It's what really is at the center of this book. And so my first question to Donatella is, why is it that these two sisters have this relationship that is, they never have, I don't like to call it a love-hate relationship, but the two sisters are always sort of on the edge. They are always almost as if they're ready to fight. There's always this tension between them, but at the same time, there's a strong love. What is the connection, and how did you come up with this very particular relationship between these two women? And how did it evolve as you were writing the book? Quindi la domanda, prima lui ha riassunto l'Arminuta, cioè il rapporto fra l'Arminuta e Borgo Sud, e parlando di come nell'Arminuta le sorelle erano, cioè la situazione, ma le sorelle erano molto più giovani. Invece in Borgo Sud le sorelle sono cresciute, sono adulte ormai, ed è il rapporto fra queste due sorelle che è il centro del libro. La domanda
Il rapporto fra queste due sorelle non è proprio amore e odio, sarebbe troppo semplice dirlo così, però sono sempre lì sull'orlo di litigare. C'è una certa tensione fra loro, ma allo stesso momento c'è molto amore. E come che ti è venuto l'idea di questo tipo di rapporto e come è evoluto durante la stesura del romanzo? Grazie. Posso dire che l'idea mi è venuta innanzitutto da me stessa. Queste due sorelle sono in fondo due parti di me, altrettanto importanti nel formare la persona che io sono. Una, Adriana, è la parte più istintiva, più selvatica, più impulsiva e che parla in dialetto. L'altra è la parte più riflessiva, più strutturata, più razionale, che parla in italiano. Ed è vero che sono parti spesso in contrasto, in conflitto. Lo sono dentro di me, io credo che lo siano un po' per tutti queste parti in conflitto. Ed è vero che nella finzione del romanzo Adriana e l'Arminuta, possiamo ancora chiamarla così, sono spesso sul punto di litigare. Awesome. Thank you for the question. The idea really came from within me. The two sisters are two parts of myself, both equally important in shaping the person that I am today. Adriana, who is more instinctive, wilder, more impulsive, and she speaks in dialect, whereas the narrator, who we could just refer to as L'Arminuta, is more reflective, more structured, more rational, and she speaks in standard Italian. So it's true that these two parts are in contrast with each other and in conflict, just as they are within me, and I think it's safe to say within all people. But in the fiction within the fiction of the novel itself, Adriana and Arminuta are often on the edge of getting into a fight. And so this autobiographical element to the story is also true in the location, the geography. The story is based in Abruzzo, and it is, as opposed to the L'Arminuta, which takes place mostly in this town, in the hills outside Pescara. This Borgo Sud takes place on the water. Borgo Sud is a neighborhood of fishermen of Pescara. And again, it's Abruzzo. The dialect that's being used is the Abruzzese dialect when Adriana speaks. Could you have written this this story in another part of Italy, or was it really important for you to place it in your region, the region you belong to? Una domanda, cioè a proposito di elementi autobiografici, la geografia svolge un ruolo importante. Si svolge il romanzo in Abruzzo, però a differenza di Arminuta che si svolge nelle montagne, qui e nelle montagne in questo paese vicino a Pescara, Borgo Sud si svolge sull'acqua, sulla costa.
fra i pescatori di Pescara. La domanda sarebbe, il romanzo si sarebbe potuto svolgere o ambientare in un'altra parte d'Italia? E se no, come mai l'Abruzzo? Grazie. Sì, il romanzo si sarebbe potuto ambientare ovunque, in un territorio però con caratteristiche simili, cioè un territorio come il mio, l'Abruzzo appunto, in cui nel giro di poche decine di chilometri troviamo una grande varietà di paesaggi. Qui dove io vivo in collina, in un paese sulle colline. Vedo le montagne e vedo il mare. In auto arrivo in mezz'ora in montagna e in mezz'ora arrivo al mare. Quindi è un paesaggio di grande varietà, ma anche di grandi contrasti. Troviamo nell'interno piccoli paesi molto isolati e troviamo invece poi sulla costa una città come Pescara, che è una città moderna, aperta ai traffici, ai commerci. Per cui sì, questo romanzo poteva essere ambientato ovunque, ma sempre in un territorio con queste caratteristiche, perché le due sorelle protagoniste sono cresciute nell'interno, quindi in un posto caratterizzato da una certa chiusura, dal dialetto come lingua prevalente, e poi invece si spostano in città, quindi in un luogo con delle dinamiche completamente differenti. You know, in a way, this novel could have taken place anywhere, provided that it takes place in a territory with similar characteristics to Abruzzo, to my region, where within the space of a few kilometers you find a great variety of landscapes. I myself, for example, I live in a small town, and from which I can see both the mountains. I live up in the hills in a small town, and from which I can see both the mountains and the sea. Driving my car, in a half hour, I can be up in the mountains. In a half hour, I can be down by the sea. So it's a landscape with a great deal of variety, but also with a considerable contrast. Inland, you know, we find these small isolated villages, whereas along the coast, we find a modern city like Pescara, which is modern, open, filled with shops, etc. So the novel could take place anywhere, but always with these characteristics, in addition to the fact that the two sisters grew up inland, up in the hills and the mountains, an area that was very closed, where the primary language was dialect, and later in life moved to the city, a place with a completely different dynamic. Posso aggiungere? Sì. Grazie. Io credo in generale che la geografia, le caratteristiche del territorio di appartenenza siano abbastanza determinanti nella vita delle persone. Nascere, vivere
in un posto o in un altro non è assolutamente la stessa cosa. Questo è quello che ho vissuto anche nella mia esperienza personale. Sono nata sotto una montagna e non ho visto il mare fino ai 10 anni. Nella mia famiglia si parlava solo il dialetto. Ho cominciato a mangiare il pesce a partire dai 10 anni e fino a quell'età non avevo nessuna idea, a parte quel poco che poteva darmi la scuola, non avevo nessuna idea di quanto grande e vario fosse il mondo. And if I might add, I think that your birthplace, the territory where you were born and grow up, has a very decisive impact on the life of a person. And being born and growing up in one place rather than another is not the same thing. In my own personal case, I grew up below the mountains and up in the hills, but I didn't see the sea until I was 10 years old. My family spoke dialect at home. I didn't have fish for the first time until I was 10 years old. And until that age, I really had no idea, apart from a little bit that I'd learned in school, of just how big and varied the world was. So geography and obviously the upbringing of the two women, is the two sisters, is what is a point in common for the two. But really what I think, as one reads these books, and especially A Sister's Story, what connects the two in an odd way is the figure of the mother. The mother is, without giving anything away though, the mother is someone who is very harsh with the girls first, and now even the grown daughters. She's very harsh with them. There is almost never any kind of affectionate show of affect for the girls or for any of their children. The father is even a violent father. He hits Adriana, never hits Larminuta, but he does have, he is physically violent with his children. And the mother too, she's extremely stern, extremely harsh, and almost unloving. At the same time though, the two women return to the mother, and there are a lot of strong ties to this maternal figure that almost never gives anything back. I'm very interested in knowing how also this character came to develop herself as you were writing the novel, and the relationship between the two. Sarò più conciso. C'è il legame, il punto di connessione fra questi due libri e queste due sorelle, ma soprattutto in Borgo Sud, e la madre, cioè che è estremamente duro prima con le sorelle quando sono ragazze e poi anche quando sono adulte. C'hanno un padre molto violento che colpisce anche fisicamente Adriana, mai Larminuta. Comunque, ciò nonostante, le due sorelle tornano sempre alla madre. C'è questo forte legame alla madre, a un personaggio che non ne dà mai niente come si dice, in di giorno, no? Che non reciproca questo loro affetto. Come che si è creato questo personaggio e come
è cambiata durante la stesura del romanzo. Intanto vorrei precisare che questa madre non è anaffettiva, non è una madre assente, o perlomeno non lo è sempre. Piuttosto è una madre imprevedibile. Ci sono momenti rari in cui ha dei gesti di cura nei confronti delle figlie, soprattutto dell'Arminuta, ha delle attenzioni, magari prepara per lei qualcosa di buono, qualcosa che a lei piace per pranzo. Per tutto il resto del tempo è lontana, inafferrabile. Allora, Michael, se sei d'accordo, dividerei la risposta in più parti. Sì, senz'altro. Ok, mi fermo. Allora, first I'd like to point out that the mother, I wouldn't call her unaffectionate or absent. She's not absent, or at least not always. What she is very unpredictable. And there are moments where she has these gestures of caring toward Arminuta. But for example, little cares, for example, preparing something that Arminuta likes a lot to eat. But otherwise, she is a very distant character and very hard to grasp. Io credo che sia più difficile, anche per delle figlie adulte, trovare la giusta distanza da una madre così. Una madre imprevedibile ti costringe sempre a inseguirla. Sei sempre in attesa di quei pochi momenti in cui finalmente rivolge lo sguardo su di te. E quindi è un legame che non si supera mai veramente. Poi dico l'ultima parte. And it's very hard for an adult daughter to find the right distance from a mother like that. A mother who is so unpredictable that in a way she forces you to always follow behind her, waiting for one of those few moments when she will direct her gaze at you. So with ties like that, this is a kind of a relationship that you can almost never overcome. E inoltre il danno più grave che secondo me questo tipo di madre lascia nei figli è il senso di colpa. Nel momento in cui lei non ti guarda, è distaccata, è lontana, tu, figlia o figlio, pensi che fosse colpa tua, perché ci sono invece dei momenti in cui si avvicina e allora, quando è lontana, forse sei tu che non sei capace di farti amare da lei, forse sei tu indegna di amore. And the greatest damage that a mother like this leaves on her children is a sense of guilt that they are riddled with. Because someone, like a mother like that, who doesn't even look at you, who is so distant, who is so remote, will make you think that it's your fault. And leave you waiting for those moments when you were closer and thinking, maybe the fact that she doesn't look at you, that she is so distant, is your fault. And maybe you are incapable of earning her love, and maybe you are unworthy of it. And if I may, if we go and shift the attention to the male characters of the book, they don't appear to
first of all, they produce less sympathy in us because they are always either violent figures, like the father of Adriana in La Minuta, or the figure of Raphael, who is the companion of Adriana, with whom they have a child, or they are these insecure male figures, like the husband of La Minuta, who doesn't know really his place in the world. It always looks like the stronger characters are the women, and as if they have to always either fix something or patch problems that the men have created. And so as a man reading this book, for me, those are examples not to follow in a way. At least that's the little lesson that I take away from the male characters of the book. I personaggi maschili hanno tutto un altro ruolo, sono meno, meritano meno, cioè creano meno simpatia, meno compassione nei loro confronti. Il padre di Adriana è molto violento, il compagno suo è Raphael, oppure l'uomo è insicuro come il marito Piero di Arminuta. E i personaggi forti sono invece le donne, che devono sempre rammendare, mettere a posto i problemi creati dagli uomini. Per me, il lettore maschile sono esempi da non seguire. Capisco questa posizione, la capisco molto bene. Però vorrei parlare un momento più approfonditamente di Piero, che è un coprotagonista e un protagonista. Io non trovo che Piero sia un personaggio maschile negativo, anzi, trovo che sia nel romanzo il personaggio che si evolve di più, che si trasforma di più, che parte da un punto zero di consapevolezza di sé e della propria identità e che pian piano all'interno di questo matrimonio con l'Arminuta riesce a trovarsi, a individuarsi, a capire quali sono veramente i suoi desideri e chi lui vuole essere nella vita. Certamente questo provocherà molto dolore a sua moglie e a se stesso, ma è un dolore necessario e il suo è un tradimento giusto, un tradimento inevitabile. I understand your point quite well. However, I would like to talk a little bit more in depth about Piero, who is, one of the big protagonists of the novel. And I don't see him as entirely negative. On the contrary, I think he is the character who evolves the most, who changes the most, who from a kind of point zero of self-awareness and a sense of what his own identity is, slowly but surely within the confines of his marriage to Arminuta, succeeds in finding himself, in finding his identity, and discovers and begins to understand what his true desires are and who he wants to be in life. Of course, this will provoke a pain, great pain, to his wife and to himself.
but it is a necessary pain, and it is right. It is a betrayal that is both just and inevitable. I see this point, and I understand it. At the same time, it seems to me that Piero is the only, if we want to see his evolution from point zero to someone who finally finds himself and affirms himself, and by doing this has to separate himself from his wife, from the life he was conducting up to that point. It is also, in a way, a selfish act, an act of self-determination that basically has to wipe out everything that he has done or been before, as opposed to what the two sisters in the novel do continually, which is sort of sacrifice themselves, be it for the parents, the mother, or their situation. Again, La Minuta takes a much longer time to process this failure of her wedding, of her, and Adriana at the same time also does not have an easy time sort of coming to grips with the reality that Raphael is someone who will never get out of debt, is never going to redeem himself, is always going to be a bad character. So the women seem more ready to sacrifice something. And maybe Piero, this is how I interpreted Piero. It was someone who was more selfish, and just by doing so kind of breaks an equilibrium that was there. I don't know what is right or what is wrong, but this is how I had perceived the different characters. Sì, vedo e capisco ciò che dici, però nell'evoluzione di Piero, nella sua autoaffermazione e separazione dalla moglie e dalla vita che aveva fino allora, è anche molto egoista, cioè determinato, cioè nella sua autodeterminazione cancella tutto ciò che ha fatto, tutto ciò che è stato prima. A differenza delle due sorelle che sono disposte a sacrificare se stesse per gli altri, cioè per la madre o per via di una situazione, per i genitori. Da una parte Arminuta, cioè che ha bisogno di molto tempo per capire, per capacitarsi del fallimento del suo matrimonio, mentre Adriana ha molta difficoltà ad affrontare e a capire, accettare che Raphael sarà sempre in debito e sarà difficile redimersi. Quindi le donne sono più disposte a sacrificarsi, mentre Piero ha fatto un atto abbastanza, è un po' più egoista, e in questo lui spezza un equilibrio che c'era. Grazie. Questo è vero. In questo romanzo le donne sono sicuramente più disposte a sacrificarsi, ma le donne di quella generazione nate, diciamo, negli anni 60 lo erano in generale rispetto agli uomini. Erano proprio come genere più disposte a sacrificarsi anche per gli altri, perché questa era l'educazione che le donne ricevevano soprattutto nelle famiglie patriarcali. Dall'altra parte troviamo Piero, che è figlio di una famiglia benestante ed è figlio unico, quindi è sicuramente più centrato su se stesso e sulla realizzazione di sé. Poi
faccio una seconda parte della risposta. What you said is true. The women, particularly of that generation, were more ready to sacrifice themselves. As a gender, they were more ready to sacrifice themselves for the sake of others. This was the education they received from their or within their patriarchal families. On the other hand, Piero, was from a well-to-do family. He was an only child, so he was more focused on himself and on his self-realization. È anche vero, però, che all'interno di questa famiglia di origine borghese altolocata di Piero non gli è stata data nessuna possibilità di esprimersi e di scoprire la sua identità personale. I suoi genitori hanno totalmente soffocato qualsiasi possibilità di essere diverso dai modelli che la famiglia imponeva. Quindi Piero, sì, capisco che da un lato possa sembrare egoista, ma dall'altro lato è anche una vittima che può cominciare a pensare a chi lui è veramente soltanto nel momento in cui esce dall'influenza dei suoi genitori e quindi paradossalmente quando si sposa Piero comincia questo processo di crescita e individuazione di sé. It's also true at the same time, that within Piero's family, a very bourgeois and upper class family, he has no possibility to express himself and to discover his own personal identity. His parents completely suffocated any possibility he had of being different from the models that the family had imposed upon him. So on the one hand, he can be seen as a selfish character, but on the other, he is a victim who can only start to understand who he is in the moment that he emerges, that he leaves the influence of his family. So paradoxically, this process of personal growth begins when and of identity begins when he gets married and is therefore removed from the influence of his parents. Thank you. I also want to remind the audience, if you have any questions, please leave them in the comments in the chat. I would love to read them to Donatella. Going back to the sisters, it seems to me that the first book, L'Arminuta, is more a book about the narrator, about L'Arminuta. So she talks a lot about herself and how her character evolves. Now, Borgo Sud, and so a sister's story, the weight is shifted on the sister, on Adriana. And so, but through both books, is it true that the narrator really evolves through her sister, and maybe the sister through her? So it's sort of an evolving relationship, and the two of them grow thanks to each other. Paragonando i due romanzi, L'Arminuta è più sulla narratrice e sulla sua evoluzione, mentre si potrebbe dire che Borgo Sud il peso si sposta verso Adriana, e quindi però in tutti e due i romanzi c'è la narratrice stessa che evolve tramite la sua sorella, e si potrebbe dire viceversa che anche la sorella evolve tramite lei. Questo è verissimo.
ma possiamo spiegarcelo tornando alla madre che queste due ragazze hanno avuto o non hanno avuto. A questa madre, dicevamo prima, imprevedibile, distratta, presa da altre cose, no? E allora cosa possono fare due ragazzine, poi due giovani donne, se non arriva niente dall'alto? Se dai genitori e dalla madre in particolare non arriva sostegno, affetto, fiducia, speranza nel futuro delle figlie, non possono fare altro che tentare di recuperare sul piano orizzontale, nel rapporto tra pari, io sorella, tu sorella. Ecco, c'è un tentativo di compensare nella sorellanza tutto ciò che manca nella dimensione del materno, e quindi loro sono costrette ad affrontare la vita insieme, aiutandosi, essendo complementari. In questo modo vanno avanti per tentativi ed errori, vanno insieme affrontando la vita con questo legame che è l'unico veramente indissolubile, veramente incondizionato che conoscono. It's true, but I think, but you could explain this evolution in terms of the mother that they had and in a way that they did not have, who was, as I said earlier, unpredictable and very different and concerned more about other things. What can two girls and then two young women do who have received nothing from above, who have from their parents and in particular from their mother have not received any support, have not received affection, have not received the kind of a belief in them and belief in their future? All they could do is try to recover what is missing from their lives through this horizontal relationship of equality, sister to sister, one sister to another sister. And this is a way of compensating what was missing from the maternal dimension of their lives through the fact of sisterhood. They are forced to face life together, to help each other out in this complementary fashion. And it is only in this way that they can move forward together through trial and error. And this is this togetherness is the very unconditional basis, this tie. This is the only unconditional thing that they really know, and the only way that they can face life together. We have a question from Marianne Leone, who I say hi to. She asks if La Minuta has been optioned as a film or a limited series for television. La domanda se La Minuta se ci sono stati diritti per un film o per la televisione. La Minuta è già diventata film e so che sarà nei prossimi mesi anche ospite di qualche festival negli Stati Uniti e in questo momento è candidata
per te David di Donatello, che insomma non so come dire, come gli Oscar italiani. Il prossimo 3 maggio sarò anch'io alla cerimonia di premiazione, in quanto sono candidata con l'altra sceneggiatrice Monica Zappelli per la migliore sceneggiatura non originale. Well, actually, Arminuta has already, been made into a film, and next month, in the next few months, it's going to be shown at some film festivals also in the United States. Currently, in Italy, it is a candidate for 3 of our top film awards, the Davide di Donatello, they're called, or the Italian Oscars. And at the ceremony on May 3rd, I will be there because I am myself a candidate together with the other screenwriter, Monica Zappelli, for the best adapted screenplay. So the book ends, but it doesn't end. Am I to believe there might be a third part to the story? Quindi il libro si conclude e non si conclude. Questo mi fa chiedere, ci sarà forse un terzo romanzo di Jacob? No, non ci sarà un terzo romanzo, ma tutti i miei libri finora hanno avuto un finale aperto. E questo perché da lettrice ho una vera passione per i finali aperti, in cui il lettore, ciascun lettore, ciascuna lettrice ha la possibilità di immaginare un futuro a propria immagine, a proprio piacere per i personaggi. In generale, a me non piace quando un libro mi dice tutto e non lascia spazio alla mia interazione di lettrice con il testo. Non mi piace quando un libro mi rende passiva e non lascia nessuno spazio alla mia immaginazione e alle mie domande. No, there is not going to be a third novel in this series. All of them, as a reader myself, I have a great passion for open-ended books, where each reader, whether male or female, can imagine a future for the characters in their own image and as they please. In general, I don't like a book that to tell me everything, leaving no space at all for me as a reader to interact with the text and placing me in a very passive position and leaving no space for my imagination and for the questions that I might have. Well, we're at the conclusion of our event today, and I wanted to, again, from the bottom of my heart, thank Michael Moore for the great work, and Donatella di Pietrantonio for being our guest tonight. And grazie mille Donatella, grazie mille Michael, and thank you everybody for joining us tonight. Again, the book is A Sister Story, Borgo Sud. Both books are available at IM Books. I'd also like to remind everyone that this, again, is the Libriamo series, and our next appointment for this series will be on May 3rd with author Beppe Severnini and translator Anthony Sugar. Again, everyone, thanks again, and we will see you soon. A presto. Grazie mille.
Michael, a Nicola e a tutte le persone che ci hanno seguito. Grazie di cuore. So thanks from the bottom of my heart to me, to Nicola, and to all the people that have followed us. Grazie ancora. Bye bye. Ciao ciao. Grazie.